Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2024. Ok. Abbiamo la carta della forza, amici del Sagittario. Io la sento molto collegata con il terzo chakra, con il potere personale, con il prendere determinate scelte, che di solito con la carta della forza sono scelte volte all'espansione di una situazione o di una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e uno è un corso base di tarocchi intuitivi. Per chi poi volesse approfondire trova anche il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Le previsioni per il 2025 sono già online e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Ok, partiamo con una regina di coppe. Un 3 di denari. Una regina di spade. Sette di coppe. 3 di coppe. È come se si aprissero delle possibilità durante il mese. Cavaliere di pentacoli. 10 di spade. E 2 di coppe. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un pochettino l'energia generale, dopodiché mi focalizzo sui single, sulle coppie, su chi ha una relazione diciamo particolare. Bene, partiamo da questa regina di coppe. Sento che è un inizio mese piuttosto focalizzato sulle emozioni. Andiamo a vederla. Abbiamo il giudizio. Sì, potrebbe anche essere una persona del passato alla quale siete legata, che si fa sentire, che vedete. Guarda, tre arcani maggiori, il giudizio, il matto e l'eremita. Ho come l'idea che possa essere un inizio mese dedicato al capirvi, al capire quali sono le cose che volevate fare da bambini che potrebbero portarvi lontano. C'è come un qualche tema che si ripresenta o una persona che si ripresenta, perché avendo il matto, ragazzi, può essere proprio un'avventura, una storiella. Andiamo a vedere il ok, qui mi è ok. Il 3 di pentacoli è spiegato da un 4 di coppe e da un cavaliere di bastoni. Qui avevate già anche un cavaliere di denari. Voglio andare a vedere anche la regina. Otto di bastoni e 3 di pentacoli di nuovo che avevate già qui. Io credo che potreste o rivedere qualcuno nel caso siate single, ma anche nel caso siete in coppia. Qualcuno che magari non vedevate da tempo e siete, diciamo, nelle condizioni di vedere questa persona per questioni lavorative, per questioni legate alla casa, per questioni, non lo so, potrebbero anche essere una sorta di incontro barra scontro
con questa persona, c'è di mezzo qualche tipo di progetto che vi porta a reincontrare o a incontrare questo personaggio. Andiamo a vedere il 7 di coppe perché è sempre una carta che mi dice che si aprono una serie di possibilità. Qui abbiamo il carro e l'imperatore, che sono effettivamente carte concrete. Qui il carro è una carta anch'essa di decisione, esattamente come la carta della forza. Ci si muove in qualche tipo di direzione, ci si muove in avanti. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Re di bastoni, 7 di bastoni, 3 di coppe nuovamente e 9 di spade. Ho come la sensazione che il mese sarà un po' dedicato, soprattutto per chi ha questa persona che torna dal passato, sarà dedicato un po' a mettere i paletti, a creare delle nuove regole del gioco. È come se si volesse andare verso qualcosa di più concreto, ma qui dovete comunicare quali sono le vostre regole con la regina di spade. Andiamo a vedere il fante di pentacoli, scusate, il cavaliere di pentacoli. Asso di spade. Wow, asso di spade, giustizia, 2 di bastoni e un altro cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse da affrontare determinati temi con questa persona che può essere del passato, in modo chiaro. Qui la comunicazione con l'asso di spade e il 9 e l'8 di bastoni è molto importante nel mese di dicembre. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un mago e l'imperatrice. Qui avete anche l'imperatore, C'è un inizio più concreto, un qualche cosa che diventa concreto, diventa reale. E il 10 di spade di solito è una carta che indica la fine della sofferenza, ragazzi. Andiamo a vedere il 2 di coppe perché il 2 di coppe è una bellissima carta per terminare la lettura. È una carta di unione, è una carta di accordi, di compromessi, di fidanzamento. Allora, terminiamo con una regina di coppe che è la stessa energia con cui avete più o meno iniziato e poi abbiamo una regina di bastoni. Avete tante regine perché anche qui avete una regina di spade, tanta energia femminile. Però devo dire ragazzi che troverete una quadra a tutta questa situazione. Ripeto, il 2 di coppe è una carta di unione, di stabilità, quindi sento che si va verso una maggior concretezza, verso una maggiore armonia. Allora, partiamo da chi è single. Qui le occasioni sono diverse, ragazzi, sinceramente. Allora, per qualcuno ci potrebbe essere questo ritorno di fiamma dal passato, con il o la quale, devo dire, potrebbe esserci una bella avventura. Niente di così concreto all'inizio di dicembre, anche se poi mano a mano che il mese si sviluppa, effettivamente le cose, parlando chiaro, dicendo quali sono i vostri progetti per un'eventuale coppia, per un'eventuale relazione, come se mettesse le carte in tavola e l'altra persona sa come giocare, no? Però vedo che comunque tutto porta a una concretizzazione, a un nuovo inizio, a qualche movimento, anche se lento, perché avete 2 cavalieri di pentacoli, però c'è un movimento verso il concretizzare un'unione ufficiale, mi viene da dire, con il 2 di coppe, che è proprio la carta del fidanzamento, dei fidanzati della coppia, è come se ci fosse una nuova unione, come vi spiego? Sì, si concretizza quest'unione. Quindi per chi parte con una storiella abbiamo questa concretizzazione, per chi parte da una semplice conoscenza
e magari non è neanche qualcuno del passato, è qualcuno del presente. Ehm, Può essere che sia una persona che, che vi faccia pensare a questioni del passato. Mm? C'è un qualche tema con il passato, ma non necessariamente è la persona che risale al passato. E anche in questo caso, se fosse comunque una persona nuova con la quale chiacchierate bene, sento che sarà utile giocare pulito, cioè dire le cose come stanno senza fare troppi giri intorno a quello che volete voi da una relazione, perché c'è la possibilità con questa persona effettivamente di costruire qualcosa di serio. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, se la relazione è fresca, diciamo è appena iniziata, sento che il divertimento non mancherà durante questo mese, ragazzi, ma anche qui vi dicono un pochettino di ricominciare a rimettere le basi per certe cose, come ritrovare un punto di incontro con il o la partner. Vi dico questo perché? Perché c'è anche la giustizia qua. Qua si tratta per qualcuno di certi contratti o di regolarizzare le cose. È anche una carta che ufficializza la giustizia, eh. Devo dire che se questa persona la state frequentando perché c'è quel progetto di cui vi parlavo prima in opera, sento che sarà come il là, collaborerete bene insieme, parlerete bene, passerete del bel tempo insieme, vi divertirete. Può anche essere che forse uno dei due alzi un po' troppo il gomito ogni tanto, però comunque tutto sommato sento che è una bella energia, quella del mese di dicembre, amici del Sagittario, e si termina in armonia. Per chi fosse in una relazione da più tempo e magari avesse voglia di andare al passo successivo, che potrebbe essere una convivenza, piuttosto che un figlio, piuttosto che, non lo so, acquistare una casa, per esempio, sento come se qualcuno buttasse l'amo questo mese, cioè ho come la sensazione che voi inizierete a parlare, diciamo in modo sparso, di certi temi che volete tirar fuori con il o la partner. E ad un certo punto, goccia dopo goccia, come l'acqua che buca il sasso, riuscirete ad aprire un certo tipo di argomento che per molti fa riferimento a dei figli. Per qualcun altro, come vi dicevo prima, al discorso della casa, dove andiamo a vivere, dobbiamo affittare un'altra casa per andare a vivere insieme, io e la mia e abito, che ne so, a Milano, tu e le tue abiti a Roma, dove andiamo a vivere, come ci vediamo, come gestiamo la distanza, perché per qualcuno è un discorso anche di distanza, ragazzi. Però tutto sommato vedo che un punto di incontro lo troverete con questo due di coppe alla fine del mese, quindi non preoccupatevi, non fasciatevi la testa, insomma. Diciamo che le cose possono sembrare un po' lente, ma avere la carta della forza è un po' come se vi invitasse a fare più, cioè a muovervi di più, a fare, ad agire di più, a fare più azioni ehm, mirate a quello che voi volete ottenere. Quindi se qui state tentando di sollevare certi discorsi, cercate insomma di marcare stretto il vostro interlocutore per riuscire a toccare certi temi. Devo dire che è come se ci fosse una nuova, sì, una nuova realtà all'interno della coppia. Per chi invece fosse in una relazione dove non sono tanto definite le cose, anche in questo caso, ragazzi, sento che verranno definite, ci sarà come un nuovo equilibrio all'interno della coppia, dovrete solo trovare il coraggio di dire la vostra, di dire ascolta, quello che io vedo bene per me è X, Y e Z. Ora, se riusciamo a incastrarci, bene, se non riusciamo a incastrarci, cerchiamo un modo per incastrarci. E sento che è quello un po', non vedo rotture, non vedo separazioni per a meno che non lo siate già, e anche in quel senso, se per caso siete in una coppia in separazione, sento che qui potrebbe farsi sentire la vostra persona di interesse.
Sì, io credo che inizierà come un nuovo capitolo. Se non è proprio a dicembre, perché a dicembre è come se si muovessero le energie in favore di questo inizio, potrebbe anche essere ai principi di gennaio. Al principio, non ai principi. Vabbè, agli inizi di gennaio, ok ragazzi? Va bene, Sagittario, andiamo a vedere, penso di aver detto tutto. Andiamo a vedere un koan. No, scusate, questo è un oracolo, i koan sono dopo. Devo dirvi una cosa, è facile che nel mese di dicembre qualcuno organizzi o pianifichi o faccia un viaggio. Allora, redenzione, carta numero 27. E la sento collegata con questo 10 di spade, come se ci fosse bisogno di lasciarsi indietro certi temi, certe questioni un po' antipatiche, certe anche preoccupazioni, per qualcuno. È come se... Però vi dico, il fatto che troverete una maggior concretezza con il partner vi toglierà parecchie preoccupazioni, vi toglierà parecchie... Mi viene da dire bisogno di controllo. Sapete che quando uno è insicuro tende a controllare l'altro. Però arrivando alle sicurezze in questo mese, è come se quel tipo di comportamento si allentasse. Va bene, andiamo a vedere un koan. Ok. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. Sapete, questa frase mi fa rendere conto, mi fa pensare, diciamo, a chi è magari nell'abbondanza e non se ne rende conto, a chi è a chi imputa agli altri certi tipi di comportamento e in realtà sono gli stessi che ha questa persona. Ok, è come se ci fosse una sorta di abbondanza o di situazione che voi cercate fuori, dove in realtà voi l'avete già dentro, siete già immersi in questa situazione. E nel caso sia una nuova relazione, come ok, cerco un nuovo partner, cerco, penso magari alla relazione ideale e non vi state rendendo conto che state già frequentando una bellissima persona che potrebbe rivelarsi qualche cosa di più. Mm. Amici del Sagittario, qui vedo concretezza, vedo che le cose troveranno la giusta armonia, sia che siate in una relazione strana, sia che siate in una relazione di coppia. Qui sento che veramente ci saranno come nuovi inizi di tipo concreto, nuovi progetti. Ripeto, potrebbe essere anche un trasloco, un viaggio. Si aprono una serie di possibilità nel mese di dicembre parlando chiaro con la vostra controparte. Mm? Si tratta qua di mettere le cose in tavola, le carte in tavola, diciamo così. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E per iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere una mail e io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!